Aggiornamento di calciomercato Inter e non solo, in questo nuovo episodio in cui vi porto uno dei format più richiesti su Passione Inter, dove andiamo a condensare in pochi minuti tutte le principali notizie del momento e parliamo in particolar modo di mercato perché nell'ultima diretta alle 19:30 non abbiamo avuto molto tempo purtroppo e vi avevo promesso quindi di approfondire in un contenuto a parte. Prima però vi chiedo subito un mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrizione al canale, così iscrivendovi non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti. Clic subito sul tasto iscriviti. Allora, parlando di mercato, parliamo subito di mercato e partiamo dalla notizia più importante del momento che inevitabilmente è quella relativa a Lautaro Martinez, perché da tempo le voci sul rinnovo di contratto sono insistenti, ne hanno parlato praticamente tutti, dalla gente a Marotta, anche nell'escursione Marotta ha confermato l'intenzione di blindare quindi il capitano. Si erano diffuse anche delle voci, delle notizie circa un possibile annuncio prima della fine del 2023, in realtà potrebbe slittare di qualche giorno, magari ad inizio gennaio, ma comunque nel frattempo lo stesso Lautaro Martinez, intervistato da Sport Mediaset, ha annunciato che manca poco per il rinnovo, che devono discutere di fatto solamente gli ultimi dettagli e quindi fosse per Lautaro Martinez, anzi lui dice firmerei anche domani sostanzialmente. Quindi non ci sono più grandi dubbi circa il rinnovo di Lautaro Martinez, che prolungherà il suo contratto attualmente in scadenza nel 2026, porterà la scadenza al 2028. Un piccolo aggiornamento anche sulle cifre, vi dicevo che qualcuno parla di 7 milioni, qualcun altro parla di oltre 8 milioni di ingaggio, la realtà come al solito sta un po' nel mezzo, nel senso che da quello che mi è stato detto inizialmente dovrebbe firmare per un accordo da 7 milioni di euro subito, con l'ingaggio che poi andrà a salire fino a superare probabilmente gli 8 milioni di euro alla fine. Lui che firmando questo contratto fino al 2028 raggiungerebbe poi i 10 anni in maglia nerazzurra, ricordiamolo. Sarebbe a queste cifre il più pagato della rosa dell'Inter in questo momento chiaramente, una cifra sicuramente molto elevata, ma poi vedo per esempio che nella Juventus c'è un Rabiot che proprio in questi giorni sta discutendo per un nuovo contratto a 8 milioni di euro. Diciamo che per il capitano dell'Inter, che ormai ti garantisce minimo 20 gol ogni anno, uno strappo rispetto al tetto che era stato fissato, penso possa starci. Accanto a quello di Lautaro Martinez, poi gli altri rinnovi in arrivo. Mkhitaryan pare in questo momento il più vicino, lui è in scadenza di contratto al termine di questa stagione, quindi è anche un po' urgente trattare questo contratto, aveva avuto anche delle proposte dall'Arabia Saudita, dovrebbe firmare un contratto di un anno con opzione per un altro anno ancora. Dopodiché si tratta anche con Darmian, che ha un'opzione per poter estendere il contratto di un anno, ma l'Inter comunque non vuole esercitare l'opzione, ma vuole comunque blindare Darmian e prolungare la sua esperienza in nerazzurro, così come anche con Di Marco c'è un discorso molto ben avviato con prolungamento fino al 2028. 2028 che sarà l'orizzonte di scadenza di tanti giocatori dell'Inter che sta l'Inter cautelandosi e estendendo questi contratti. Si andrà poi nel vivo nelle prossime settimane delle discussioni con altri due giocatori importanti, soprattutto Nicolò Barella, ma occhio anche a Denzel Dumfries, perché sul rinnovo di Dumfries c'è qualche voce da tenere d'occhio. Io personalmente mi sono fatto un'idea. A quanto pare c'è una distanza tra la domanda del giocatore e l'offerta dell'Inter. Da una parte, quindi, il giocatore è di fatto un titolare ormai e quindi credo vorrebbe un ingaggio in linea con quello degli altri titolari che hanno la sua fascia di valore, più o meno. Dall'altra parte, però, all'Inter, secondo me, sotto quell'intenzione di vendere alla giusta cifra Dumfries rimane e quindi andare a rinnovare il giocatore poi con un ingaggio alto può farti diventare difficile andare ad ottenere una cifra elevata nel momento in cui proverai a venderlo. Allo stesso tempo la prossima estate sarà ad un anno dalla scadenza del suo contratto, quindi bisognerà evitare sicuramente nuovi casi Skriniar. Quella di Dumfries quindi è una situazione un attimo da gestire per trovare la giusta quadra e vi daremo ovviamente tutti gli aggiornamenti quando ci saranno novità. Nel frattempo, aggiornamenti invece sulle ultime notizie di mercato in entrata che si collegano anche al discorso Dumfries, perché l'infortunio di Dumfries unito allo stop di Pavard che potrebbe tornare in panchina con la Lazio, la condizione di Quadrado che non è ancora ottimale e un Darmian che
ad un certo punto andrà fatto riposare perché lo stanno veramente spremendo. Ecco, tutto questo sta aprendo, secondo me, due interrogativi. Il primo, intanto, su come gestire le rotazioni su quella zona di campo sulla destra, con anche alcune ipotesi che sono state fatte in queste ore di adattare Frattesi su cui si sta ragionando, se ne è parlato molto, faremo un approfondimento nella diretta delle 19:30 su questo tema. Dall'altro lato, un altro interrogativo in vista di gennaio sulla possibilità di intervenire sul mercato di gennaio. E qui, secondo me, attenzione, perché alla luce di quello che ho detto su Dumfries, se Quadrado non darà in queste settimane segnali di crescita in termini di condizione fisica, di poterti garantire più minutaggio nelle partite, soprattutto in gare ravvicinate, non è da scartare che sarà proprio sulla fascia che si proverà magari ad anticipare un colpo che poi in estate comunque dovrà essere fatto per sostituire Quadrado appunto o eventualmente anche Dumfries che rimane in quest'ottica di possibile cessione. È chiaro che per anticipare un colpo a gennaio prima si devono sbloccare anche delle uscite, ma qualcosa di mercato minore si sta muovendo. Per quanto riguarda poi attacco e difesa invece, ci sono 2 nomi molto caldi, uno per reparto, ne parliamo già da tempo. In difesa chiaramente mi riferisco a Thiago Gialò, difensore in scadenza di contratto con Lille, anche qui ne abbiamo discusso da molto tempo. Ci sono delle novità perché l'Inter si è mossa, soprattutto in vista dell'estate, per poterlo avere a parametro zero ed è in questo momento in forte vantaggio con anche una sorta di principio di accordo col giocatore. Qualcuno però ha parlato di una possibilità da parte dell'Inter di anticipare il colpo a gennaio per non vedersi intromettere altre avversarie, facendo partire però in prestito Bissek. In realtà, da quello che ci risulta, sembra che l'Inter voglia puntare su Bissek, voglia continuare a lavorarci e sta dando dei segnali interessanti da quello che è emerso e quindi non c'è nemmeno l'intenzione di andare a spendere dei soldi su un giocatore che in pochi mesi puoi prendere a parametro zero. Attenzione però, come vi dicevo anche nelle scorse giornate, a delle insidie, soprattutto la Juventus se ne sta parlando molto, l'Atletico Madrid e pare anche il PSG addirittura in vista della prossima estate. Tutto quindi passa inevitabilmente dalla volontà del giocatore, dipenderà molto dalla volontà del giocatore. L'Inter i propri passi li ha mossi, li ha fatti e si è portato in vantaggio e adesso non ci resta che attendere l'evoluzione degli eventi. Situazione più o meno simile, anche se un pochino più indietro, ma comunque simile per l'attacco dove Mehdi Taremi del Porto, anche lui in scadenza di contratto, è quindi un obiettivo a parametro zero per la prossima estate. Anche qui l'Inter è molto calda, sembra molto calda. La novità che abbiamo raccolto confrontandomi poi con dei colleghi è che il Milan, che poteva essere una rivale molto insidiosa sull'attaccante iraniano del Porto, anzi il Milan è stato anche veramente ad un passo dal prendere Taremi, se vi ricordate, ecco in questo momento sembra essersi un pochino defilato e sta lavorando su altri profili, quindi l'Inter si sta mettendo in una posizione molto interessante per Taremi, ma a parametro zero. Dubito che possa diventare un obiettivo caldo subito per gennaio per vari motivi. Innanzitutto perché il Porto è una società che difficilmente fa sconti, è sempre dura con il Porto trattare, come è successo negli anni scorsi anche con altri calciatori che poi sono andati via a parametro zero. Poi so che tanti di voi che ci seguono hanno dei dubbi su Sanchez, hanno dei dubbi su Arnautovic, ma all'Inter contano, ecco, che possano dare un contributo nelle rotazioni in questa seconda parte di stagione. C'è una buona fiducia per cui a meno di colpi di scena o di infortuni facendo tutti gli scongiuri o magari di offerte molto ricche per Sanchez che possono farlo un attimo traballare, in attacco la sensazione è che si potrebbe rimanere così e Taremi potrebbe diventare quindi un erede di Sanchez per esempio, comunque un attaccante in ottica estiva. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi su questo, se per voi invece è prioritario un colpo in attacco e nel caso ditemi anche chi prendereste. Aspetto i vostri commenti, poi li leggiamo nella diretta delle 19:30 come ogni giorno. Vi ricordo che se vi piace il nostro progetto, quello che facciamo su Passione Inter, potete supportarci tramite gli abbonamenti dalla piattaforma da cui ci state seguendo. Con i vostri abbonamenti sostenete il nostro progetto indipendente e ogni giorno vi possiamo portare nuovi contenuti, approfondimenti e analisi. Vi ricordo poi che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast un altro approfondimento che per chi ci segue da YouTube si trova proprio qui.